Ciao a tutti, bentornati su Cose Cinesi, io sono sempre Diego. Quest'oggi la prova di volo del X Series X103 WW di MJX, unboxato l'altro giorno, adesso lo vediamo un po' nei particolari prima di andare a volare. Riepiloghiamo il drone, che cosa ci offre. È un drone brushed, quindi con motori a spazzole, pieghevole, le braccia si ripiegano, la camera è orientabile da radiocomando, risoluzione dichiarata 2K, sul fondo sono presenti due LED che si possono spegnere o accendere da radiocomando per agevolare la VPU, il sensore ottico che è qui presente, che serve a mantenere in pratica la posizione in maniera più efficace quando il GPS non è attivo. Poi sul fianchetto c'è lo slot per la micro SD che non è inclusa, sul retro non c'è nulla, da quest'altra parte non c'è niente, la batteria si innesta da sopra, si ricarica con un cavetto micro USB che ci viene dato in dotazione, la batteria è una 1100 mAh, 7.6 volt, è una LiPo ovviamente, e questo qui è il drone dotato di barometro, GPS e funzionalità di volo avanzate attivabili da radiocomando o da applicazione. Il radiocomando è di nuovo concetto rispetto ai soliti di MJX, le antenne sono finte, non c'è niente all'interno, non ci sono fili, qui c'è lo slot per il telefono fatto in maniera un po' differente dai soliti, quindi lì sopra si mette il telefono. Abbiamo sulle spalle una rotellina che non serve a niente sulla sinistra, mentre sulla destra c'è la rotellina che serve a ruotare il gimbal su e giù, il gimbal della camera intendo. Poi abbiamo il tasto di autodecollo, autoatterraggio qui sulla sinistra, mentre da quest'altra parte possiamo accendere o spegnere i LED sulla pancia, quelli della VPU, e cambiare le velocità. Pulsante di autoritorno, quindi RTH. Il drone è dotato di tre tipi di return to home, quello manuale attivabile dal bottoncino, quello con batteria scarica e quello con perdita di segnale. Tasto foto e video, pressione prolungata attiva il video, pressione breve fa la foto. Tasto di lock e unlock, con questo tasto sblocchiamo le eliche che cominciano a girare e quindi poi possiamo decollare o con lo stick o con il pulsante dedicato. Tasto di accensione e spegnimento del radiocomando, sulla destra c'è lo switch per spegnere e accendere il GPS. Radiocomando che è alimentato da due stilo di tipo AA, quindi quelli da 1,5 volt normali. Io utilizzo delle ricaricabili, voi fate come volete. Alla prima accensione va fatto il collegamento tra drone e radiocomando. Come si fa? Bisogna accendere il radiocomando e tenere premuto in contemporanea. Vedete, sto premendo il tasto rosso, accendo il radiocomando. A questo punto accendo il drone e biperanno entrambi, sia il radiocomando sia il drone. Questo va fatto solamente alla prima volta che accendete il drone in assoluto. Tutte le altre volte potete normalmente accendere radiocomando e drone, però avete sentito adesso ha fatto un doppio beep. Questo dovete ricordarvi di lasciare il drone fermo per terra dopo che l'avete acceso per circa 8-10 secondi, finché il radiocomando non fa il doppio beep. Ricordatevi lasciare fermo il drone, non muoverlo. Dopo 10 secondi, cioè dopo aver sentito il doppio beep sul radiocomando, potete prendere il drone e fare le operazioni di calibrazione che vedremo dal vivo quando proverò a volare. Non so se lo vedete, il radiocomando è retroilluminato. Al momento sono all'interno e vedo piuttosto bene. Nel momento in cui uscirò per volarci vedrò se effettivamente è così efficace questa retroilluminazione oppure no. Il radiocomando ci mostra la distanza e l'altezza del drone, vedete D e H, il numero di satelliti che il drone ha, al quale è collegato, in questo momento sono 0, il modo di volo, cioè se abbiamo il gas a sinistra o a destra, modo di volo 2, quello che vi consiglio è quello con il gas, quindi l'acceleratore a sinistra. Poi abbiamo la batteria del drone, la batteria del radiocomando, il segnale di ricezione tra drone e radiocomando. Queste barrettine qua che vedete ci indicano la bontà del segnale. Quando queste calano, cioè si svuotano, insomma non sono piene, vuol dire che il drone è parecchio lontano e quindi state un po' attenti. Comunque c'è il solito RTH che ci fa ritornare il drone a casa. Il drone a casa significa che quando voi decollate, cioè armate i motori e poi alzate il drone, il GPS memorizza le coordinate di dove siete decollati. Quando farete il ritorno a casa, il drone si ricorderà quelle coordinate e atterrerà lì. Quindi è molto importante lasciare fermo il drone 10 secondi prima di decollare perché si sta inizializzando, e poi è altrettanto importante decollare solo quando abbiamo un numero di satelliti decenti, io direi attorno ai 10, in modo che quando il drone decolla e memorizza le posizioni di decollo per l'RTH queste siano precise.
Cosa succede? Se voi partite con pochi satelliti, la posizione memorizzata potrebbe essere sballata, essere 50-100 metri in là. Quindi quando fate l'RTH, il drone, vedete che parte per i fatti suoi invece di tornare a casa. Ricordatevi questa cosa. L'applicazione da utilizzare, la scaricate dai vostri store, si chiama MJX GPS. Dopo esserci connessi al wifi del drone possiamo attivare l'applicazione, scegliere il modello del nostro drone X103, eccolo qua, faccio go e a questo punto, dopo aver passato il tutorial, ho il video in diretta sul mio telefono. Direi che sono pronto ad andare a volare. Ok, benvenuti alla prova di volo dell'X103W. Come si fa innanzitutto? Alla prima volta in assoluto, come vi ho già detto, bisogna collegare drone a radiocomando. Si fa così, si preme il rosso e si accende il radiocomando, dopodiché si accende il drone. Questo solo alla prima accensione. Ok, bippano entrambi, hanno bippato. Adesso per 8 secondi bisogna lasciare il drone fermo a terra. Ok, inizializzazione completata. Adesso possiamo connetterci al wifi. Cerchiamo la rete del drone, ci colleghiamo. Una volta connessi possiamo attivare l'applicazione sul telefono e vediamo che abbiamo il video dal vivo. Adesso abbiamo un'iconcina di un drone che lampeggia sul nostro radiocomando, significa che dobbiamo fare la calibrazione della bussola. Ci alziamo in piedi, facciamo 3 giri del drone in questo senso, dopodiché naso in su, altri 3 giri del drone in questo senso, finché i LED sulle braccia non lampeggiano più. Ok, i LED non lampeggiano già più, rossi davanti, verdi dietro, e siamo a posto. Nel frattempo il GPS, che è abilitato qui sullo switch, ci dice che abbiamo 11 satelliti. La visibilità del display in una giornata di sole non è male, si vede abbastanza bene. Una cosa da dirvi su questa applicazione: non è perfetta, non si vedono le mappe in modalità satellite né strada, quindi se volete vedere la mappa quando volate con modalità di volo avanzate, vi consiglio di usare quella di MJX Bugs 5, è praticamente la stessa. Io per coerenza vi mostro quella originale. Ok, quindi siamo a posto, il drone è ok, ho 15 satelliti, batterie cariche, tutto in ordine. Armiamo il drone, le eliche girano, autodecollo con pulsantino, visto così mi sembra stare abbastanza fermo. Alzo un pochetto, vediamo un po'. Questa è la velocità di rotazione numero 1, abbastanza lento. Passiamo in velocità 2. ok, velocità 2 di rotazione è uguale, identica, non cambia niente. Facciamo innanzitutto una prova del gimbal, vediamo se si orienta. Anzi, prima di tutto attivo la registrazione del video, tengo premuto video in registrazione su scheda SD, visto che è inserita. Quando guardo in fondo, quindi camera tutta alta, vedete che si mostrano un po' le eliche, si vedono un po' le eliche. Mi alzo un pochino, il drone si sballotta un po' e noto già che c'è abbastanza effetto gello. Prova di distanza, vediamo di arrivare ai limiti concessi. Avanti a manetta, così testiamo anche la ricezione. Andando avanti vedo che l'effetto gello è veramente molto evidente. Sto andando a tutta velocità e in velocità 2, quindi considerate che dovrei procedere in velocità 1 per andare meglio. Ho perso il video, il drone si è sballottato alquanto, no, ce l'ho ancora, ho lo stream, sono a 230 metri, mi alzo un po' perché sono solo a 15 metri di altezza. Ok, vediamo se riesco ad inquadrarmi dove sono. Eccomi, io sono là dietro il palazzetto. Mi si è fermato il video sul telefono, quindi diciamo che la ricezione è migliore quando io vedo il sedere del drone, quindi questo ricordatevelo. Comunque sono a 240 metri, premo il ritorno a casa automatico. Ok, adesso ho riacquisito il segnale video. Effetto gello purtroppo molto presente, peccato. Ho premuto il ritorno a casa e vedo il drone che sta scheggiando verso casa in un andamento un po' strano.
era alquanto sballottato. Ok, vediamo un po' come si comporta, dove scende, cosa fa. È sopra di me, distanza 0, altezza 26, e vedo anche che la batteria è scesa di una tacca. Scende o non scende? Vediamo un po'. Altezza 22, 21, vediamo un po' l'RTH quanto è preciso. 11 metri, 10 metri, 9 metri. Ok, direi che l'RTH è azzeccato. Lo fermo prima di fare toccare terra al drone, mi rialzo un pochino, lo giro verso di me in questa maniera, calo un po' la camera. Ok, cosa facciamo? Proviamo qualche modalità di volo avanzata. Mi alzo un pochino, qui c'è un palo, non dovrei centrarlo. Proviamo a fare l'orbit mode. Ho attivato l'orbit mode. Che direi funzionare abbastanza bene, anzi direi bene. Orbit mode perfetto, usciamo dall'orbit mode, il follow me, start follow me, yes. Il drone cosa fa? Punta un po' di là e adesso io comincio a camminare, vediamo cosa combina. Ah, mi è venuto proprio dietro. Quindi il follow me, se lo impostate laterale, comunque ricordate che il drone poi vi segue da dietro. Io mi fermo e il drone si ferma. Io passo per di qua, cosa fa lui? Si sposta un po' lateralmente, si gira e continua a seguirmi. Ok, follow me funziona. Adesso da qui faccio delle foto e poi torno a casa. Scattiamo delle foto, tech. Provo a procedere pianino per fare delle riprese video avanzando molto lentamente. Attivo la registrazione del video e avanzo pianetto. Intanto la batteria mi segnala che ho le 2 tacche. Non vedo più il drone perché ho il sole contro, ma credo si sia innescato l'RTH. Sì, è partito l'RTH automatico perché ero oltre la soglia di distanza. Perciò il drone sta scendendo. La registrazione del video è attiva, la stoppo. No! Ragazzi, ho sbagliato il pulsante, invece dello stop di registrazione video ho disarmato le eliche. Non ci posso credere, ha fatto un volo pazzesco. Mamma mia. Però durante la caduta è rimasto composto, non ci posso credere. Voglio vedere se si arma ancora, perché dopo un volo del genere, dopo la registrazione del video, vediamo. Non ci credo. L'avete visto, non si è staccato niente. Vediamo se si alza. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Vabbè, magari è da calibrare un po' il giroscopio. Facciamolo atterrare, va là, povero X103W. Ok. I satelliti sono sempre tanti. Ragazzi, questa era la prova, non mi metto per di qua. Ragazzi, questa era la prova dell'X103W, un drone che sicuramente è resistente. Dopo aver fatto una caduta libera da 30-40 metri, non so quant'era, non si è fatto praticamente niente. Nel video mi sembra abbastanza presente effetto gello ed è un peccato. La risoluzione è effettivamente 2K, comunque l'avevo già verificata questa cosa. Il range sono arrivato oltre 200 metri, quindi è più che buono, più che sufficiente.
la camera è rientabile, avete visto, insomma è un drone per principianti che vogliono provare a fare dei video, ha delle caratteristiche avanzate che insomma ti consentono di volare abbastanza in sicurezza, tipo il GPS e il barometro. La camera regolabile è un plus che magari non tutti i droni hanno. A voi la valutazione. Se non siete iscritti al canale YouTube iscrivetevi, se non siete iscritti al canale Telegram delle offerte trovate il link sotto in descrizione, come trovate il link su TomTop che vende questo X103W. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!